Nella puntata precedente abbiamo parlato di cosa possiamo aspettarci da una catena d'ascolto in termini di resa sonora generale. Possiamo ora dare qualche indicazione di maggiore utilità relativamente a una catena di riproduzione? Prendo l'occasione per puntualizzare un aspetto. Lo scopo di questi video non è tanto quello di rispondere alla domanda cosa devo fare, come posso fare, cosa è meglio acquistare, cosa è meglio evitare di acquistare, ma lo scopo di questi incontri, di questi video, è quello di cercare di trasferire all'ascoltatore delle informazioni per la comprensione su come funzionano le cose, ovvero quali sono gli aspetti che presiedono alla riproduzione sonora. Questo cercando di trasferire in questi incontri quello che è il frutto della mia esperienza e della mia conoscenza dovuta alla possibilità di mettere in correlazione gli aspetti teorici, gli aspetti tecnici, gli aspetti implementativi e costruttivi e l'analisi dei risultati sonori che conseguono da questi dettagli. E quindi, a tuo parere, da che aspetto possiamo partire? Innanzitutto direi, facendo un esempio che ho fatto spesso, è un po' come se l'audiofilo, nel suo rapporto con la musica riprodotta, fosse nella situazione tipica di quando una persona la mattina esce di casa, quindi o dalla sua porta di casa, o dalla porta del condominio, o dal cancello della sua proprietà, comunque in qualche modo arriva a doversi mettere sulla strada principale. A questo punto ha davanti a sé un bivio, o va a sinistra o va a destra. Che cosa intendo dire con questo? Intendo dire che fondamentalmente l'approccio alla riproduzione sonora si può intendere in due modi. O la ricerca di una particolare estetica sonora, di un particolare modo di ascoltare la musica, di particolari sonorità che riteniamo piacevoli e sono quelle che andiamo a ricercare, quindi mettiamo che questa sia la direzione sinistra, oppure al suo posto c'è la ricerca di ascoltare nel modo più possibile aderente a un'ipotesi di verità sonora. Per verità sonora possiamo intendere quello che era stato registrato sul supporto che stiamo ascoltando. È importante focalizzare questo aspetto perché molto spesso le persone fanno confusione, mischiano le due cose. A parole professano di cercare l'aderenza alla musica, ma poi si dicono che siccome la riproduzione perfetta è impossibile, allora cercano qualcosa che li gratifichi. Ma siccome non hanno mai messo a fuoco esattamente cosa li gratifichi, spesso sono insoddisfatti, non trovano l'oggetto che va bene e c'è una continua ricerca, un continuo cambiamento senza che ci sia una presa di coscienza di una direzione chiara nella quale andare. Con questo non voglio dire che una delle due strade sia di per sé giusta o di per sé sbagliata. Penso che sia importante che ogni audiofilo onestamente si ponga questa domanda e si dia una risposta. E poi agisca coerentemente con la risposta che si è dato. Ovvero, per esempio, se una persona ama ascoltare un certo genere di musica, mettiamo musica rock o musica pop, e certe sonorità anche del tutto artificiali per lui sono gratificanti, gli piacciono, gli danno emozioni positive, allora è importante che magari vada in quella direzione anche a discapito di una certa precisione sonora. Dall'altra parte, chi è alla ricerca di un'aderenza a un vero musicale deve probabilmente anche mettere in conto che questa più o meno legittima aspettativa non sempre sarà soddisfatta, perché magari le registrazioni non sono sempre in grado di esprimere e di manifestare questa aderenza alla verità musicale, ma è importante che ci sia un atteggiamento maturo e consapevole in grado di analizzare e ponderare le cose. Mi sentirei anche di aggiungere una cosa. Ho verificato in più di un'occasione come persone che all'inizio magari hanno avuto anche per lungo tempo un approccio alla riproduzione sonora e all'ascolto abbastanza soggettiva, quindi cercavano una ben precisa sonorità. Una volta che sono entrati in contatto con delle catene di riproduzione in grado di scavare più in profondità relativamente al concetto che abbiamo espresso qualche tempo fa relativo all'espressività musicale, pian piano magari hanno cominciato a scoprire che ci poteva essere un modo diverso per ascoltare e quindi quello che prima li gratificava
a livello di estetica sonora, poi ha cominciato a diventare un po' un limite. E magari rincontri queste persone dopo qualche mese o qualche anno e vedi che il loro modo di ascoltare si è spostato dall'altra parte, cercando di andare più vicino a una verità musicale, la quale contiene anche maggiore espressione, maggiore gratificazione e in ultima analisi non tornerebbero più a fare un ascolto fatto nell'altro tipo. E come possiamo fare secondo te per ottenere questo risultato? Una cosa importantissima è che tutta la catena di ascolto deve essere coerente e deve andare nella direzione che abbiamo scelto. Ovvero, abbiamo scelto una direzione dove alle mie orecchie gradisco che arrivano certe sonorità, bene, dovrò scegliere una catena in cui tutti gli elementi vadano esattamente nella stessa direzione. Facendo un esempio un po' parossistico, ma che penso possa rendere idea, se decido che voglio andare a passare un fine settimana a Roma e abito a Milano, mi dovrò studiare in che direzione devo andare. Se abito a Milano, per andare a Roma dovrò andare in direzione quasi esclusivamente sud rispetto a Milano e con 500 e 550 km arrivo a Roma. Se invece, non avendo chiara la direzione, comincio a girare per tutta l'Europa, dopo 5.000 km magari mi trovo esattamente allo stesso punto di partenza sotto casa. Quindi ho fatto un sacco di strada, ma non sono andato da nessuna parte. E penso che in questo concetto si possano ritrovare molti appassionati che dopo aver provato, sperimentato, cambiato di tutto, si ritrovano ancora in una situazione simile all'inizio o alle volte anche meno gratificanti di quella iniziale, proprio perché non hanno magari messo a fuoco bene in che direzione volevano andare e non hanno avuto o la capacità o la possibilità di scegliere tutti gli elementi della catena che andassero in modo sinergico in quella direzione. E come mai secondo te le idee non sono così chiare e si origina spesso confusione rispetto alla direzione da seguire? Allora, direi una cosa un po' simpatica, ecco, delle volte osservando un po' l'ambiente, mi sembra che ci sia una sorta di cupido che si aggira nei negozi o nei luoghi frequentati dalle appassionati di alta fedeltà e che, bendato, lanci qualche freccia verso l'ignoto appassionato, il quale colpito cade innamorato verso l'oggetto che diventerà l'oggetto del desiderio. Può essere un amplificatore, può essere un diffusore, può essere un piedino da mettere sotto al cavo per tenerlo sospeso, può essere qualunque cosa. È come se si originasse un piccolo grumo di opinione o di desiderio o di traenza verso un oggetto. Poi pian piano si addensa intorno a questo grumo iniziale tutta una serie di stratificazioni di opinioni, congetture, considerazioni. Poi la mente, non solo quella dell'audiofila, è molto selettiva a far passare solo le opinioni che in qualche modo suffragano la nostra ipotesi di partenza. Fatto sta che dopo che è stato colpito da questa freccia iniziale, magari dopo qualche mese finalmente riesce a conquistare l'agognato oggetto del desiderio. Questo comporta appunto che spesso l'appassionato abbia una visione selettiva degli elementi che costituiscono una catena di ascolto. A questo proposito vorrei portare un aneddoto che mi è capitato agli inizi degli anni 2000, circa 20 anni fa, 2004 o 2005. Eravamo come norma presenti al Top Audio, al piano +1, in una saletta, dove avevamo una catena, devo dire, molto interessante anche sotto l'aspetto estetico, visivo, percettivo, ecco. Non faccio i nomi degli apparecchi perché per quello che sto per dire sono del tutto irrilevanti. Partendo dai diffusori, c'erano coppie di diffusori molto blasonata, famosa, che nell'immaginario collettivo dell'audiofilo era un sintomo di eccellenza. Un altro aspetto che colpiva era la presenza di un giradischi che sembrava una cattedrale gotica costruita in alluminio. Poi avevamo dei cavi di interconnessione rossi particolarmente evidenti. I tavolini erano costruiti in metallo con dei ripiani in vetro, anche quelli decisamente eleganti, raffinati. Su questi tavolini c'era poi disposta una sorgente digitale
che non era norma perché all'epoca non avevamo ancora presentato la nostra sorgente digitale, e in ultimo avevamo le nostre 3 apparecchiature per amplificatore e 2 finali monofonici. Mi ricordo che il secondo giorno della fiera ero appoggiato al muro vicino alla porta e stavo parlando con un appassionato che non conoscevo, ma una persona molto gradevole. Ci siamo messi a parlare a 360 gradi un po' di tutto i temi attinenti al nostro mondo. Intanto che stavamo parlando entrano, insomma, buttano dentro il naso 2 amici dalla porta, vedono questi fantomatici diffusori X e dandosi di gomito uno con l'altro dicono: "Beh, senti che suono", e l'altro dice: "Visto che ci sono questi diffusori non può che essere un suono straordinario". Vabbè, escono dopo un paio di secondi, giusto il tempo di fare questa considerazione. Io e la persona con la quale stavamo parlando ci guardiamo nel volto per dire: vabbè, ok. Non passa molto tempo, entrano altre 2 persone. Guardando la catena d'ascolto, vedono questa cattedrale di alluminio del giradischi e non hanno potuto esimersi dall'affermare che un suono così bello era per forza di cose dovuto al giradischi. Il fatto che il giradischi in quel momento non stesse neanche ruotando e stavamo ascoltando una sorgente digitale non ha minimamente cambiato la loro espressione, la loro opinione a riguardo. Vabbè, allora a un certo punto io mi rivolgo alla persona che avevo vicino e dico: guardi, ho detto, mancano ancora 2 cose. Mancano i cavi e mancano i tavolini. Sembrava che fosse stata combinata la cosa. Dopo poco tempo entra uno che dice: ah, i cavi, sì, questi qui sono i famosi, questi qui è tutta un'altra cosa d'impianto. E vabbè, guardi, mancano i tavolini. Non faccio in tempo a finire la frase che entrano, mi pare fossero 3 persone, 3 amici, che vedendo i tavolini, oggetti agoniati dal loro desiderio, dicono: questi tavolini, sì, sono dei supporti straordinari, l'elettronica appoggiata di sopra, sì, devo per forza comprare questi tavolini. In sintesi, gli ho detto: vede, noi siamo qui dalla norma con le nostre elettroniche, su 4 persone entrate, nessuno ha parlato della norma. Fra l'altro, nessuno ha neanche parlato del fatto che l'ambiente fosse stato trattato acusticamente, che fosse stato tutto disposto in un certo modo per ottenere un certo risultato. È un aneddoto, ma abbastanza istruttivo, nel senso che la visione molto spesso è molto selettiva. Si vede e si dà importanza solo a qualcosa che nella nostra mente è già presente e verso il quale magari abbiamo un desiderio e un'attraenza. Non c'è un'analisi complessiva della catena nel suo insieme. E quindi riallacciandoci a questo esempio, da quanti elementi possiamo ritenere sia costituita una catena d'ascolto? Allora, prima di rispondere a questa domanda, mi è venuto in mente che all'inizio mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante, ovvero la catena si chiama catena anche perché, come una catena, è costituita da diversi anelli collegati in cascata uno all'altro. È importantissimo tenere sempre presente che, come in una catena, la resistenza complessiva di una catena è limitata dall'anello più debole, quindi ogni anello diventa estremamente importante. In una catena di riproduzione audio, ogni elemento che la costituisce diventa un elemento la cui qualità, la cui eccellenza è una condizione necessaria, ma di per sé non sufficiente, se esiste anche un unico elemento che poi limita il risultato sonoro complessivo. Insisto su questo aspetto perché nella stragrande maggioranza dei casi, se non quasi nella totalità, ho avuto occasione di imbattermi in catena d'ascolto dove era palesemente presente uno o più elementi non all'altezza del resto della catena e diventavano quelli che alla fine limitavano il risultato complessivo. Detto questo, possiamo suddividere la catena di riproduzione in macro categorie. In queste macro categorie possiamo mettere le elettroniche, i diffusori, l'ambiente e la messa a punto. Partiamo da un esempio il più semplice possibile. Lettore CD, amplificatore integrato, diffusori. In una situazione come questa abbiamo come elementi costitutivi della catena d'ascolto amplificatore, lettore CD, diffusori.
Se sono diffusori da stand, il supporto per il diffusore, o se è un diffusore da pavimento, il modo con cui esso viene ancorato al pavimento, 4 cavi di interconnessione, il punto di collocazione dei diffusori, il punto d'ascolto e l'acustica dell'ambiente. Complessivamente sono 12 parametri, ai quali, se vogliamo entrare un po' più in dettaglio, potremmo tranquillamente aggiungere altri 4-5 parametri. Ci troviamo quindi nella più semplice delle situazioni a dover maneggiare e gestire 14-15 parametri che per ottenere un risultato eccellente devono andare tutti nella stessa direzione sonora, che è quella che abbiamo scelto all'inizio, e tutti devono essere di eccellente qualità e non andare a limitare le prestazioni e le possibilità degli elementi che o la precedono o la seguono. Mi sentirei anche di fare un'altra considerazione, che fatto 100 il risultato finale, le apparecchiature che costituiscono la catena d'ascolto, nella migliore delle ipotesi, arrivano a determinare l'80% del risultato. L'altro 80% del risultato è dovuto alla messa a punto della catena. È un po' provocatorio questo 80% più 80%, che cosa intendi esattamente? Allora, quello che intendo esattamente è che ho osservato molto spesso che esiste una quantità pressoché infinita di variabili, spesso non manifeste, di apparente piccola entità, fenomeni che non sono macroscopici, ma che in realtà possono esercitare un'influenza sul risultato finale molto elevata se non determinante. Per cui la capacità, il desiderio di gestire queste variabili alla fine influenza un risultato sonoro in maniera alle volte anche maggiore dei singoli componenti che sono inseriti nella catena d'ascolto. Molto spesso sono i fenomeni di apparente piccola entità che sono quelli più insidiosi, perché da un fenomeno macroscopico in qualche modo ci si può difendere, rapportare in modo più semplice, proprio perché essendo macroscopico ne è più facilmente percepibile l'esistenza. Fenomeni invece che risultano più piccoli, quasi invisibili, hanno l'insidia di non essere manifesti, ma il fatto che non sono manifesti non vuol dire che non esercitino comunque la loro azione. In tutto questo, per poter gestire correttamente questi numerosi aspetti, è importante che ci sia conoscenza, esperienza, il desiderio di arrivare a un certo risultato e la capacità, e direi anche l'onestà intellettuale, alle volte di ammettere i propri limiti e le proprie incapacità, ovvero avere la sensazione che si potrebbe andare oltre a quello che abbiamo ottenuto come risultato, ma rendersi conto che con le nostre forze, con la nostra esperienza, con la nostra conoscenza non siamo in grado di farlo, però avere la certezza che esiste la possibilità di un risultato migliore. Allora questo può diventare la spinta per migliorare sempre di più. A questo proposito possiamo raccontare due fatti ai quali, se ti ricordi, eri presente anche tu. Del primo andiamo indietro circa un anno fa, quando siamo andati per la prima volta a Bari a fare la fiera. Siamo arrivati il giovedì pomeriggio per scaricare il materiale, portarlo nella stanza, avere il tempo di capire com'era l'ambiente, quali sono le criticità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma. Il venerdì, come al solito, abbiamo provato tutte le posizioni possibili in cui mettere la catena d'ascolto. Una volta stabilita nell'ambiente qual era la posizione ottimale o meno penalizzante per i diffusori, abbiamo allestito la catena d'ascolto. Per inciso, se ti ricordi, abbiamo utilizzato esattamente le stesse apparecchiature che avevamo utilizzato precedentemente alla nostra sala d'ascolto. Trattamento acustico importante, devo dire che aveva sicuramente la sua ragione d'essere, ma nonostante tutto questo il risultato non era soddisfacente, c'era qualcosa di fondo che in qualche modo disturbava il risultato e non lo faceva coincidere col suono in cui eravamo abituati. E aspetto di cui magari parleremo nelle puntate seguenti,
Queste differenze non erano tanto originate dal fatto di essere in un ambiente diverso, perché appartenevano comunque a un ambito di parametri non relazionati tanto all'ambiente e all'acustica dell'ambiente, ma parametri legati a altri fattori. Fatto sta che arriva mezzanotte e non eravamo arrivati al bandolo della matassa, ob torto collo siamo andati siamo andati in camera, ecco, e lì cominciano le riflessioni, cosa può essere, cosa non può essere. A un certo punto, se ti ricordi, erano quasi le 2 di notte, ho detto, Alberto, andiamo un attimo giù, ti ricordi, ho cercato nella scatola dove avevamo quegli oggetti, tiro fuori il famoso oggetto di cui ormai conserviamo imperitura e memoria, sostituiamo questo oggetto e di colpo la catena si è trasformata e è tornata a essere quella che c'era a noi ben nota. Cos'era questo fantomatico oggetto? Era un oggetto apparentemente banale, non era altro che un cavo LAN che collegava il router con il player della Ineos che utilizziamo. I 2 cavi che abbiamo cambiato non erano cavi di categorie diverse, erano cavi molto simili sia come caratteristiche tecniche, come lunghezza, che come costo o categoria di appartenenza. Semplicemente c'era venuto spontaneo mettere quello più corto per semplificare il cablaggio e renderlo più elegante, mentre per ragioni logistiche quello che utilizziamo nel nostro ambiente era circa il doppio come lunghezza. Una volta cambiato quel cavo, l'impianto è ritornato a essere quello che era. Allora chiediamoci quante di queste insidie possono esistere in una catena d'ascolto senza che le persone ne siano consapevoli. Noi abbiamo potuto accorgercene perché avevamo l'esperienza di ascolto che ci dava la dimostrazione di un risultato sonoro decisamente migliore possibile. Ma se uno non ha questa possibilità di sapere che può arrivare oltre, non si sarebbe mai mosso nella direzione di cercare di migliorare quello. Magari avrebbe migliorato, avrebbe pensato di migliorare il suono cambiando l'amplificatore piuttosto che diffusore, piuttosto per quello, per poi scoprire magari a posteriore, dopo qualche anno, che gli bastava cambiare quel pezzo di cavo per avere delle prestazioni decisamente diverse. Un altro esempio, se ti ricordi, qualche mese fa è venuto a trovarci un costruttore di diffusori che avevamo conosciuto a Monaco quest'anno. È venuto a trovarci portandoci in ascolto i suoi diffusori, di cui ci aveva descritto, un po' come tutti i costruttori di diffusori, super meraviglie sulle caratteristiche sonore che avevano. Insomma, questi diffusori sono costituiti da un'unità che fa da subwoofer sulla quale è appoggiato un satellite. Inserite nel nostro ambiente d'ascolto, per la prima oretta abbiamo ottimizzato il punto d'ascolto, e quando dico ottimizzato il punto d'ascolto intendo dire, aspetto di cui parleremo più avanti, che anche il centimetro o il mezzo centimetro di posizionamento fa la differenza. Il costruttore ha decisamente apprezzato il nostro impegno, tanto se ti ricordi ha detto di solito quando le porto nei negozi le prendono, le buttano lì e fanno un ascolto. Mi fa, vedo che voi avete un approccio diverso e apprezzo questa cosa qui. Anche dopo aver speso il tempo che è stato necessario comunque ciò che usciva dai diffusori non era particolarmente appagante. Si sentiva chiaramente che l'immagine sonora era, userei il termine, misera, nel senso che era piccola, poco estesa, decisamente all'interno dei diffusori, direi per nulla appagante. A livello timbrico c'era una predominanza della gamma acuta e del basso profondo, la gamma media e medio-bassa probabilmente erano rimaste presso la casa costruttrice, non le aveva portate, e di questo aspetto si è reso conto anche lui. Rendendosi conto di questo, apre la sua fantomatica valigia degli effetti speciali, estrae 4 anelli in grafite, dicendo che con questi 4 anelli in grafite interposti fra il diffusore satellite e la unità bassi avremmo sicuramente ottenuto quello che anche lui conveniva che non era presente. Ecco, facciamo questa modifica e
pur ritenendolo pressoché impossibile, la situazione era peggiore di quella di prima. Allora mi sono sentito un po' di confortare questo simpatico costruttore. Guardi, noi siamo costruttori di elettroniche, ma siccome ci piace gestire la catena nel suo insieme e capire e comprendere cosa succede, nel corso degli anni, nel corso del tempo, abbiamo messo a punto un sistema di interfaccia meccanica fra il satellite e ad esempio il piedistallo, invece nel suo caso è fra unità bassi e il satellite, che devo dire ci ha sempre dato degli eccellenti risultati. Allora abbiamo provato a interporre fra l'unità base e i satelliti questo sistema meccanico diverso rispetto a quello utilizzato, e il cambiamento è stato eclatante, non sembravano gli stessi diffusori di prima. Se uno non fosse stato presente, capisco che potrebbe avere difficoltà a comprendere l'entità del cambiamento che è accaduto. Questo non tanto per dire che noi eravamo o siamo più esperti di questo costruttore, ma probabilmente lui non aveva colto l'importanza di questo aspetto che in una situazione come quella è stato assolutamente fondamentale. Adesso che mi hai fatto ricordare questi episodi, in effetti, pensandoci bene, una persona potrebbe davvero scoraggiarsi. Ammetto che potrebbe sembrare così, ma in ultima analisi l'appassionato dovrebbe cercare di svuotarsi la mente, prendere atto che la realtà alle volte può essere anche molto diversa rispetto a quello che è il nostro modello mentale, e soprattutto cercare di capire, di essere consapevole di tutti gli elementi che sono coinvolti. Tornando al nostro esempio iniziale di Cupido che ci ha colpito con la sua freccia, è come essere a una festa di ballo, continuiamo a guardare, osservare la stessa fanciulla con interesse, alla quale continua a essere del tutto disinteressata a noi, quando magari è sufficiente svoltare leggermente lo sguardo e scoprire che ce n'è una altrettanto carina, se non di più, e che sta solo aspettando che la invitiamo a ballare. Questa situazione, ad esempio, a noi in Norma è capitata molto spesso. Un caso emblematico è stato parecchi anni fa, quando per tutta una serie di circostanze, di motivi, di informazioni, eccetera, 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 ci eravamo convinti che una certa topologia circuitale, una certa soluzione costruttiva potesse essere molto interessante e essere una risposta originale e valida a come migliorare alcuni aspetti della riproduzione sonora. Essendo una circuitazione particolarmente critica, ci sono voluti parecchi mesi di lavoro per metterla a punto, realizzare i primi campioni, prototipi funzionanti, ottimizzarlo, per arrivare poi, dopo circa 6 mesi di tempo, a fare finalmente gli ascolti attendibili di quello che era il frutto di una congettura iniziale. Devo dire che l'ascolto è stato decisamente deludente, molto al di sotto delle aspettative, anche se poi è stato molto utile perché ci ha consentito di fare un salto ancora più in avanti nella comprensione di quali sono i meccanismi che regolano e che mettono in relazione gli aspetti tecnici con gli aspetti sonori. Fatto sta che se in quel momento una persona non fosse stata intellettualmente onesta e aperta anche a accettare di aver sprecato del tempo in una congettura che alla fine si è rivelata essere controproducente, non sarebbe stato possibile poi uscire da una situazione che non aveva via di sbocco. Questo ci ha in qualche modo imposto di provare altre strade e, visto in retrospettiva, è stata un'esperienza molto utile e molto interessante. Penso che una situazione del genere possa capitare a molti appassionati, convinti magari che la sorgente della loro frustrazione sia da ricercare nel supporto del cavo che collega il diffusore all'amplificatore, dopo aver sperimentato tutti i supporti possibili che possono esistere o le risposte tecniche possibili a una problematica di questo genere, magari si rendono conto che l'aspetto delicato stava da tutt'altra parte.
E adesso in conclusione, cosa possiamo anticipare della prossima puntata? Allora, nelle prossime puntate mi piacerebbe cominciare a entrare più in dettaglio dei singoli aspetti che caratterizzano le macro categorie di cui abbiamo parlato prima, in modo da poter cercare di comprendere meglio come queste macro categorie funzionino e quali possono essere gli ambiti e gli aspetti nei quali è possibile in qualche modo intervenire per migliorare il risultato. Grazie. Grazie a voi.